l'agriturismo, dove abbiamo un coso DOP, così, capito? Cioè, fino a 50 anni fa era l'unica roba che la gente si poteva permettere. Ma guarda, mi capita di mangiare abbastanza spesso. Tu vai spesso a mangiare in Finlandia? E costava una roba tipo, adesso non dire un'eresia, ma era 250 euro al chilo. Quando ti dicono non faccio fatica ad arrivare alla fine del mese, ti dicono che per 2 settimane mangio normale, per 2 settimane sono cattivi, nel senso, oltre che grossi, tanto sono enormi, ma quasi sempre c'è anche un'opzione vegana, e qua sono molto attenti alle intolleranze al glutine e al lattosio. Capite già a cosa alludo. Italialized. Bentornati a Sisu e spaghetti. E gli spaghetti oggi ci stanno, perché sì, come tu mi insegni sempre, appetitus razioni pariat. Ecco, quindi lo diciamo anche puntando il dito, appetito, razioni pariat. E perché oggi parliamo di mangiare, di cibo in Finlandia. Abbiamo già fatto una nostra puntata sulla pizza, sì, e così via, quindi oggi magari non parliamo di quello, sì, ma parliamo di cibo finlandese in Finlandia e in generale come si mangia in Finlandia. Aspettative anche sul cibo in Finlandia. Ecco, sia finlandese tradizionale che sì, non finlandese. Va bene, tu mangi spesso in Finlandia? Ma guarda, mi capita di mangiare abbastanza spesso. Tu vai spesso a mangiare in Finlandia? Sì, abbastanza, diciamo di sì. Sì, anche io. Ti trovi bene o ti fa schifo? Ma diciamo che vomito in un angolo dopo aver mangiato. No, in realtà no, ovviamente, a parte il fatto che, allora, da italiani all'estero, ma da noi... Se andate a cercare la pasta alla matriciana, perfetto, che deve avere per forza il guanciale di Civitavecchia, così, insomma... Di Civitavecchia Marche. Bravo. Insomma, siete anche un po' troppo... Allora, esosi. Quando vai all'estero, non rompere le scatole, sì, va bene. Se ci vivi, io ad esempio compro la pasta, la cucino a casa, eccetera, sì, però... apriamo un pochettino gli orizzonti, no? Certo. Andiamo sempre a cercare la pizza, la pasta, eccetera, mangiamo anche altro, proviamo il prodotto locale. Per la Finlandia io devo dire che personalmente non è così facile, perché i finlandesi mangiano spesso non tradizionale finlandese. Per esempio, se tu vai a mangiare fuori, non è così semplice, quindi il modo migliore per mangiare finlandese è a casa, sì, per quella che è la mia esperienza. Sì, è vero, anche se ci sono dei ristoranti tradizionali, sì, che fanno cibo... sì, finlandese, ma allora secondo me le due opzioni sono o il cibo lappone, sì, giusto? Oppure il cibo delle zone di tua moglie, sì, della tua famiglia acquisita, sì, quindi della Karelia, certo, della Karelia settentrionale, eccetera, eccetera, della zona di Vyborg o Viipuri, che è una vecchia città che apparteneva alla Karelia russa, sì, e da cui poi i finlandesi tra l'altro sono stati scacciati dopo, sì, la fine della seconda guerra mondiale, ma qua andiamo nello storico. Poi ne parleremo anche. Esatto. Comunque diciamo che i filoni della cucina finlandese fondamentalmente sono questo filone settentrionale della Lapponia, poi in realtà non è solo della Lapponia, no. È molto diffusa come cucina. La renna, praticamente. Ecco. E invece il filone più, diciamo, russofono, comunque verso l'est della Finlandia. Lo standard che c'è anche in altri paesi nordici, le polpette, per dire. Sì. Le polpette che sono un po'... Cioè, il piatto nazionale svedese sono le polpette dell'Ikea. Però se chiede a un finlandese qual è il piatto che tu vorresti mangiare, il finlandese, Mikko, chiediamo a Mikko, sì, no? Diciamo, qual è il piatto che tu vorresti mangiare, il comfort food? Ti direbbe perunamous, quindi il purè di patate. Sì. Lihapullat, quindi le polpette di carne. Pyttipannu, giusto, quella è un'altra roba. E pipuricastiche, solitamente. Sì. Quindi è pure polpette e salsina. Esatto. Altrimenti il pyttipannu, che è da dolata, diciamo. Sì, è un misto di patate arrosto, cioè, vabbè, e würster. Non sto dicendo salsiccia, sto dicendo würster perché... capite già a cosa alludo.
quelli sono i comfort food, diciamo quelli un po' più della plebe, no? Ecco, sì. Beh, la colazione del campione, no? Esatto. Come nella migliore tradizione. Invece di Rocky Balboa che si beve 4 uova intere, tu ti alzi, mangi il fruttipanno, cominci a allenarti. Io l'ho fatto la cagata di provare le uova crude, cioè berle così. Ma che tra l'altro non assorbi neanche la proteina dell'uovo. Perché avevo visto Rocky e stavo per vomitare. Sì. Non lo fate mai, è brutto. Va bene. Invece, parlando di piatti, io ti dico che ho i miei piatti preferiti. Il livello in Finlandia di cibo non è assolutamente male. Assolutamente no. E vi posso garantire che anche molta gente che è venuta qua con aspettative molto basse, tra cui la troupe Rai, quando sono venuti a fare il programma a cui avevo partecipato tempo fa, non mi dissero niente, ma fecero i complimenti alla fine dell'esperienza che ebbi con loro per la qualità, il livello alto di cibo che trovarono. Furono, non dico stupiti, ma hanno detto, noi abbiamo mangiato molto meglio. Hanno detto addirittura della Svezia, per cui. In realtà mi spiace dirlo, ma in Svezia non si mangia tanto bene. Comunque facciamo diamo agli italiani una rapida carrellata di quali sono i piatti tipici finlandesi che ci piacciono. Facciamone una testa, va così. Io ti dico, io non mangio pesce, per cui vai tu quelli di pesce se vuoi. Beh, avevo già in mente, perché io quando sono andato in Lapponia mi sono innamorato del poronkaristus. Vabbè, sì, vero, cioè è lo stufato di Ren, ma ragazzi, cioè è una roba che io sono rimasto incollato col deretano sulla sedia. Se ci aggiungi poi anche la marmellatina di frutti di bosco un po' amari, il puolukka è un frutto di bosco amaro, il mirtillo rosso sarebbe praticamente, ci sta, è la morte sua, ci sta da Dio. C'è, onore del vero, un pochettino di burro all'interno del però burro del grasso animale. Buono, anche in Italia si usa tanto l'olio, in Italia si usa forse di meno il burro, ma si usa tanto l'olio d'oliva. Dipende, sì. Però il punto è che quel piatto lì è un must da provare quando venite qua. Allora, io l'ho mangiato anche a Helsinki, in più posti, anche i ristoranti lapponi. Non è male, ma io come l'ho mangiato su è diverso. No, beh, è diverso, è più buono. Anche io. Avrete presente quando dicono ma come la mozzarella a Napoli? È la stessa cosa. La burrata è di la stessa Napoli. cosa, è la stessa identica cosa. È così. Cioè, se volete la renna, la trovate tranquillamente anche a Helsinki, ma dato che la renna non è un animale di Helsinki, diciamo anche le renne, se venite a Helsinki non vedrete renne. La renna provatela quando siete al nord, se vi capita, perché lì vale la pena. Quindi vai tu con un piatto che ti piace. A me piace la zuppa di piselli, herneket. Sì. Che è cosa del giovedì, o quello tradizionalmente si mangia il giobbia, no? E poi c'è adesso... Si mangia quando non hai soldi sul conto. No, ma anche in mensa, sai che c'è fisso il giorno. Non lo so, perché io raramente mangio nella mensa universitaria. No, proprio è una cosa, se non sbaglio dovrebbe essere il giovedì o il venerdì, ma mi sembra il giovedì. Zuppa di piselli, che è un po' tipo la consistenza del nostro passato di verdure. Tradizionalmente dovrebbe essere fatta con i piselli secchi, poi ammollati, eccetera. Poi ovviamente le trovate già anche pronte, vi fanno delle robe annacquate, eccetera. E poi nella maniera tradizionale c'è la carne di maiale all'interno, dei pezzettini di carne di maiale, e si mangia con la senape. Cioè ci metti anche la senape. Esatto. Quello è proprio il modo... Tra l'altro la herneket, la zuppa di piselli, è famosa anche proprio, è una frase tipica, nel senso che i finlandesi quando ti dicono non faccio fatica ad arrivare alla fine del mese, ti dicono che per 2 settimane mangio normale, per 2 settimane mangio la zuppa di piselli o le polpette di carne, le lihapule. È un po' come il tonno in scatola da noi. Sì, perché sono le cose economiche, insomma, che trovi in tutti i supermercati, costano poco, quindi e ti riempiono, perciò riesci ad arrivare alla fine del mese, se magari gli introiti non sono nel momento migliore, così non sei in una situazione economica florida, riesci comunque a sfamarti arrivando alla fine del mese. Dimmi un altro. Beh, mi hai chiesto del pesce, vabbè, qui hanno una grande tradizione con il salmone. Qua quando si fa festa ti viene sempre servito il salmone in diversi modi. Cioè c'è il salmone fatto al forno, che è quello che probabilmente conoscono anche gli italiani così, poi c'è il salmone affumicato o il salmone cotto al sale, cioè
il carpaccio di salmone, noi lo chiameremo. E sono tutti, ovviamente il salmone è un pesce molto nutriente, grasso, molto grasso, e quindi insomma le feste finlandesi e c'è anche un altro piatto molto tradizionale base che si può mangiare un po' la lohiketto, che è la zuppa di salmone, esatto, con patate, cipolle e pezzi di salmone, che è la cosa giusta, un po' di pepe dentro. Ed è quella abbastanza standard, si può trovare. Sì, la si trova spesso nei ristoranti che fanno pranzo. Mm-hmm. C'è spesso la zuppa di salmone. Quindi quella roba lì. Io invece, dato che abbiamo parlato di piatti principali comunque salati, voglio spezzare una lancia su una cosa molto sottostimata, secondo me, che sono i dolci finlandesi. Mm-hmm. E non parlo solo delle pulla, quindi delle brioscine tipiche finlandesi, in 200 miglia voi se non sanno tutte quelle cose lì, tutte quelle a base di cannella e così via. Sì. Ma voglio parlare invece, per esempio, del pannukakku, mm-hmm, per dirne uno, oppure una cosa che penso sia una delle cose che preferisco della Finlandia, le torte, le pirakka, dove ci sono i maria, ossia i frutti di bosco, mm-hmm, le bacche, perché qua sono di livello non buono, eccezionale, hanno delle qualità meravigliose. Tra l'altro vi svelo un segreto, ovviamente c'è una stagionalità anche per fragole, mirtilli, more, eccetera, eccetera. Quindi certo, cosa si fa in Finlandia? Poi magari ve lo faccio vedere una volta. Si congelano. Quindi ne compri quantità industriali. O si raccolgono se hai la possibilità tu di andare a raccogliere con i tuoi secchi. Però il discorso è che c'è di solito una sezione freezer dedicata alle cose congelate stagionali per poterle disporre tutto l'anno. E le pirakka, quindi sono le torte praticamente, sono una delle cose più buone che io abbia mai provato, perché io detesto i dolci troppo dolci, quindi non me ne vorranno, ad esempio, i siciliani. Io detesto sono quei dolci i tipo cannoli. No, cannoli, vabbè. Quelli io non sono un grandissimo amante. La pasta di mandorle? Tipo più, sì, la cassata mi viene in mente, che è proprio zucchero puro. A me cioè sono proprio tanto dolci, quelle robe lì che sono un po' stucchevoli dopo un po', no? Invece questi qua, accompagnati per dire una tazza di tè o di caffè, io mi mangio mezza torta da solo, come una crostata praticamente. Tra l'altro specifichiamo che pirakka non ha un equivalente in italiano, ha l'equivalente in inglese che è pie, che però vuol dire un po' tutto e niente. Noi se la versione dolce la chiamiamo crostata, la versione salata la chiamiamo torta salata o anche quiche, se si vuole essere un po' raffinati, ma pirakka qua vuol dire un po' tutte queste cose. Tra l'altro pirakka, la Karjalan pirakka, mm-hmm, è anche un tipico prodotto della panetteria finlandese, direi che è il tipico prodotto della panetteria finlandese per antonomasia. Che di solito delude i turisti quando lo provano perché si aspettano un sapore estremamente calcato. Che è una specie di mini tortina salata fatta di queste dimensioni, più o meno ovale, e ha un bordo fatto di una farina che generalmente è o farina scura di solito, che ha una parte scura. Ci sono anche fatte con la farina bianca, però generalmente è fatta di farina o integrale o farina di avena o di segale, così via. Comunque un teus a me viene e ha un ripieno che varia dalla carota alla patata, al riso, che altro? Principalmente quei tre. Quello più classico direi che è quello col riso, poi in realtà ci sono anche i peruna, eccetera, però diciamo il riso secondo me è quello più base. Ecco. Esatto. E solitamente quando arriva il turista vede queste cose così, dice qual è una cosa tipica, e vanno nel supermercatino dove sono delle robe spesso surgelate, riscaldate, messe lì, raffreddate, rinsecchite, le mangi, sta rincato. Cioè, proprio... Anche perché bisognerebbe metterci su tipo uno spalmabile, tipo del burro, il formaggio spalmabile, l'uovo con il burro mischiato. Bravo, se una persona è vegetariana o vegana, magari uno spalmabile vegano, quello che volete, insomma. Sarebbe un po' l'equivalente del pane, come idea, cioè il fatto che è un companatico, praticamente, non una cosa, una focaccia ripiena di prosciutto e formaggio che te la mangi, ha un sapore proprio netto, è una roba un po' più neutra così. E quindi però Karjalan pirakka è
la pastina caregliana, non so come tradurla, e appunto il nome viene dalla regione della Careglia, però in realtà è una cosa nazionale. L'hai mai provato l'orso? L'orso non l'ho provato perché quando l'avevo trovato... tra l'altro, piccolo mito da sfatare, trovare la carne d'orso, sì, c'è, però non è così comune, cioè qua non si mangia l'orso. Anche perché, ragazzi, cioè... Ed era proprio quello il punto. Mi ricordo che allora l'avevo visto in Finlandia, in Lapponia, e costava una roba tipo, adesso non vorrei dire un'eresia, ma era 250 euro al chilo, una cosa così. Probabile, cioè, sì. Una roba assurda. E poi lo cacciavano apposta per il consumismo, quindi a me non... Ma forse 250 euro al chilo... Ma non lo so. Un etto 25 euro mi sembra un po' eccessivo. Non lo so, però allora, però costa tanto. Tanto. Io non me lo ricordo più perché era davvero 15 anni fa, perché la prima volta era 15 anni fa, però era una roba che era fuori dal mondo. Dipende anche dove vai, perché se vai al mercatino coperto qua a Helsinki, bello raffinato, con il suo gazebo, cioè il suo sgabbiozzo del venditore, così, quello è un comprare molto altolocato, capito? Se vai a Stockmann, che è il centro commerciale raffinato alla gastronomia di Stockmann, tutto ti costa 2 volte quello che ti costa dalle altre parti. No, però diciamo che la carne d'orso io non l'ho mai mangiata, ma ti dico non ho una grandissima curiosità. E non è così comune come si potrebbe pensare per chi sta fuori Finlandia. È molto più comune, per esempio, anche lì non comunissimo, ma è molto più comune la carne di alce, hirvi, si trova tranquillamente di più, è consumata di più. Non sono un grande amante della selvaggina io personalmente, no. Una cosa che è molto comune, però ritorniamo al pesce, sono i muikku. I muikku, certo. Le aringhe. Sono molto il piatto preferito dai gabbiani. Sì. Qua c'è un problema, cioè, non so se lo sapete, ma a Helsinki c'è un problema enorme. Quando arriva la bella stagione, ci sono i gabbiani che migrano dal sud ma sono cattivi, nel senso... Oltre che grossi. Intanto sono enormi. E poi a me non è mai successo personalmente, ma ho degli amici a cui il gabbiano è venuto a strappare dalle mani il gelato, la fetta di pizza, ma sono delle cose... Sì, a mo' di Barone Rosso fa la picchiata, e ti viene a... Infatti, nei posti dove potete provare molti prodotti tipici, per esempio la zuppa di salmone, i muikku e queste cose qua, per esempio Kaupattori, la piazza del mercato di Helsinki, noterete, se prestate attenzione, dei fili sottilissimi metallici tirati sopra, proprio per impedire che i gabbiani vi vengano a fregare a tempo zero quello che state mangiando. Vi fregano anche le fragole, tra l'altro. Ma tutto, qualunque roba. E le aringhe, i muikku, sono spesso volentieri in salamoia, buona che sei, conservate in salamoia, e se no se le friggono, se le fanno. È un piatto molto tipico. E un altro piatto tipico che mi sono scordato prima di menzionare, che è d'obbligo, è il curry all'ampaisti, che è una cosa di cui io vado matto, che è uno stufato appunto di carne, diciamo, una sorta di spezzatino in umido, e quello sì che è buono. Di solito c'hanno il ginepro, il pepe dentro, un po' di erbe, di spezie, e quello è buono. Ascolta, adesso abbiamo parlato di un sacco di piatti tipici, ce ne sarebbero anche altri, vero? Però magari ne parleremo, approfondiremo ancora di più in un'altra puntata. A me una cosa che ha colpito molto della Finlandia, quando ci sono arrivato, quindi parliamo già di un sacco di anni fa, sei svecio! Che sono, non me lo ricordare, è l'attenzione e la possibilità che viene data a tante diete diverse. Cioè tu quando vai fuori in Finlandia, sicuramente l'avrai notato, ci sono sempre le opzioni vegetariane, quasi sempre, magari poi faremo dei distinguo anche su questo, ma quasi sempre c'è anche un'opzione vegana, e qua sono molto attenti alle intolleranze al glutine e al lattosio, perché qui in Finlandia allora, sicuramente anche in Italia sono diffuse le intolleranze, ma qui in Finlandia molto di più. Ha a che fare con il pool genetico dei finlandesi, che è particolarmente ristretto, perché per secoli e secoli, anzi millenni, fondamentalmente si sono sposati in un numero ristretto di famiglie, perché la Finlandia è stata geograficamente molto isolata, quindi
ci sono delle debolezze particolari alle intolleranze, soprattutto al lattosio e al glutine, ma qui è molto molto facile trovare prodotti senza glutine, prodotti senza lattosio al supermercato e spesso e volentieri anche nei ristoranti. Io addirittura ho notato che alle feste, che siano i compleanni, che siano le feste di laurea, che siano i matrimoni, qualunque cosa, i funerali, tutto quello che volete, generalmente si chiede sempre agli ospiti: hai qualche intolleranza, hai qualche allergia, e ci sono le opzioni alternative anche dei piatti che vengono serviti. No, sicuramente ci sono tantissimi vegetariani, anche vegani, ma principalmente, tra l'altro facciamo un distinguo, adesso che siamo in discorso. So già che distinguo è, ma... Perché lo sai anche tu, sì. Che ci sono molti finlandesi che si definiscono vegetariani, ma in realtà vegetariani non sono, perché mangiano pesce solitamente. Sì, quindi sarebbero pescatariani. No, ma sono selettivi, e quindi io dico sempre, non dire che lo dicono secondo me vegetariano per farla breve, no? Però in realtà sono selettivi nei confronti della carne rossa, secondo me principalmente, o di maiale, quindi vanno a mangiare delle volte il pollo oppure il pesce. E quindi io dico: perché dici che sei vegetariano se mangi pollo e pesce? Non perché da noi il termine vegetariano vuol dire non mangio niente che fosse vivo, giusto? Quindi il pesce, di carne, di carne. Il pesce o animali. Mentre qui questo deriva secondo me anche dall'inglese, perché quando tu in inglese dici meat, non è come per noi la carne bianca o rossa. Meat è solo quella carne rossa in inglese. E quindi quella è un piccolo distinguo. Un altro che ti posso fare, scusa se ti interrompo, è che adesso noi abbiamo parlato di Helsinki, sì, vegan friendly, gluten free, lactose free, tutto quello che volete, ma se andate fuori dalle città principali, nella cittadina più sperduta così, campacavallo, cioè arrangiati a trovare delle cose vegane o senza glutine. No, stavo dicendo esattamente quello, che se stai a Helsinki è un mondo un po' diverso. Nel senso... le città principali, Tampere, Turku, Joensuu. Diciamo che Helsinki è proprio il rappresentativo di questa idea. È una cosa talmente tanto, chiamiamola moderna, che ha qualsiasi opzione. Cioè qua davvero fai fatica a non trovare cose. Poi, quando le trovi è un altro discorso, però le trovi. In Careglia io ci vado tanto e ti dico che il posto per trovare cose vegetariane, alternative serie, supermercato. Supermercato, sì. Cioè di comprare cucini oppure robe pronte, ma quando vai fuori ovviamente ci sono alcune opzioni, non è che non ci sia niente, però meno proporzionato a Helsinki. Ma il discorso che a me faceva ridere tanti anni fa, ho notato che adesso anche in Italia si sta proponendo anche un pochettino di più, perché una volta io avevo ex fidanzate, parenti, amici vegetariani, addirittura vegani, e quando chiedevano un'alternativa a quello di carne che era nel menù, gli davano le verdure grigliate. Insomma, che cazzo mi dicevano? Non è un'alternativa. Ok, quindi anche lì ci stiamo smuovendo un pochettino. Qua c'è questo distinguo da fare, però l'opzione qua. Ma anche perché, voglio dire, questi fenomeni qui seguono le esigenze di mercato. Certo. Cioè, se lì in Carelia cominciassero tutti a ordinare al ristorante il tofu o il seitan o che cavolo ne so io, si attrezzerebbero per servirlo. Siccome lì la cultura è molto diversa, per dire da dove viene la mia ragazza e te la puoi amare, col cavolo, se tu vai al ristorante e ordini il tofu, non dico che ti guardino male, non esageriamo, perché poi ci divertiamo anche a esagerare, no? A buttarlo un po' in vacca nel nostro podcast, però vieni già identificato come una persona che ha delle esigenze particolari, capito? Perché lì si mangia maiale, le polpette. Ma anche in alcune regioni italiane è così, perché io quando sono andato in Umbria, Umbria mi ha stupito, cioè io che mangio anche carne, sono andato in Umbria, ho mangiato solo carne, perché lì mi ha stupito, ho detto gli arrosticini, ma no, ma proprio qualsiasi roba, cioè davvero, perfino io ho detto va un po' più piano, perché qua è perfino troppo, però è per dire che poi posto che vai, cultura locale che trovi, anche in Careglia comunque carne se ne mangia. Per chiudere, ultima parentesi di questa puntata, i finlandesi quando vanno fuori a mangiare, cosa mangiano? Vanno a mangiare tipico finlandese? No.
No. Giusto? No. Tanto perché costa. Sì, perché infatti la cucina finlandese, noi abbiamo detto, è reperibile, ma ha un costo, cioè già mediamente un ristorante medio-alto, cioè già una roba un po' più bella. Il finlandese di solito ti dice, se voglio mangiare finlandese lo cucino a casa, e quindi quando vado fuori voglio provare altre cucine. Quindi diciamo le 5 cucine che i finlandesi mangiano di più fuori. Io ti direi l'asiatico / sushi, qua spesso e volentieri sono mescolate le cose. Io ti dico, non il cinese come da noi, perché da noi se dici ad esempio asiatico pensi ristorante cinese o sushi, no? Qua sto notando un pochettino più un trend verso sud-est asiatico, il Thai, il vietnamese, ecco quella roba lì, quindi diciamo delle robe un po' più verso il sud, c'è anche il cinese, però non è così popolare come in Italia secondo me. Poi io direi nepalese. Sì, nepalese secondo me tantissimo. Che nepalese, indiano. Sì, perché da noi c'è ristoranti indiani in Italia, io il nepalese ne ho visti veramente pochi se non niente, e c'è l'indiano, e qua è l'equivalente, la cucina è anche molto simile, ci sono dei piatti. Certo. Poi quale diresti? Allora, di pizza sicuramente. Sì, la pizza sicuramente, però loro la vedono di più, cioè la pizza la vanno sicuramente anche a mangiare al ristorante, ma loro la vedono tanto da sport, cioè vanno al ristorante a prenderla e se la portano a casa. Capito? La catena che comincia con la Co. Sì. Quanta gente hai visto nel ristorante di quella catena lì finlandese? Quelli che fanno pausa pranzo di però lavoro. Generalmente la gente se la fa portare a casa. Sì, certo. Poi il kebab, turco, kebab, medio orientale in generale. Io a quello associerei anche l'hamburger, perché l'hamburgeria ce n'è tante, ci sono le catene fast food che sono, cioè ci vanno tanto, ma anche dei posti ormai chi ti fa lo smash, chi ti fa quello untissimo così, ci sta, per cui secondo me anche quello è molto comune. Sì, ci sta. Poi cosa ci mettiamo? Io direi la cucina mediterraneo orientale, quindi libanese greco, turco, libanese e greco sono la stessa cucina fondamentalmente, con delle minime differenze, ma insomma. Sì, direi principalmente quelli. Altre cose non. Poi vabbè, ci sono ovviamente anche dei ristoranti, cioè c'è ristorante di ogni posto, se volete, perché c'è quello anche armeno, georgiano, c'è quello argentino, c'è il Brasile, c'è quello che volete. Quello tipo gambiano o senegalese. C'è l'eritreo anche. Sì. No, però il discorso è che queste qua sono, diciamo, le grosse aree di orientamento culinario. Quando un finlandese va fuori dice cosa mangio, di solito c'è 90 su 100 sceglie una di queste praticamente, ok? Bene. Va bene. Per chiudere, anche gli italiani in realtà fanno così, perché tu che ci stai guardando, quando è l'ultima volta che sei andato in una trattoria tipica italiana? Io ci vado. No, anche io ci vado, però e sicuramente anche chi ci sta guardando qualche volta ci va, ma non è la regolarità come, non so, io la generazione dei miei genitori o dei miei nonni, quando c'erano quei pochi soldi per andare fuori a mangiare, si andava in trattoria. La pizzeria è una cosa che è arrivata adesso di recente, poi è tutto mischiato, per cui non si capisce, non c'è neanche più quel distinguo. Una volta c'era il ristorante, la pizzeria e la trattoria, adesso non c'è. Una volta si andava in trattoria e al ristorante a mangiare dei piatti tra virgolette locali, anche italiano. Oggi questo è stato sostituito in Italia dall'agriturismo. Se vuoi mangiare i prodotti locali, dove va l'agriturismo, dove abbiamo un coso DOP, così, cioè, fino a 50 anni fa era l'unica roba che la gente si poteva permettere. Va bene, dai. Italialized, andate a mangiare nelle trattorie e noi andiamo a pranzo adesso. Va bene. Alla messa dell'università. Seguiteci, polliciate, condividete, commentate, iscrivetevi al canale. Ha detto tutto lui. Ciao.